Tornando indietro a un anno fa, quando sono partito per il mio primo viaggio in Asia, è stata un'esperienza, posso dire più che impattante. Zach è una persona che prova amore e parla quella lingua lì. He is not the normal kind of person that is like working, and then getting married, and then after married, divorce or whatever. No. I just like that he just lives his life, you know. He literally do whatever he wants, and that's nice. Il nostro viaggio è durato 15 giorni. Sembrava di aver passato un'infinità di tempo insieme. Ha visto determinate cose che gli hanno fatto capire che tante cose erano cavolate. Questo viaggio mi ha lasciato un bel vuoto. Ho incontrato gente che mi ha fatto sentire alle volte un moscerino per cose che ha fatto, per cose che vorrebbe fare, per ideologie. Mi piacerebbe tanto vivere la sua vita. Grazie a lui ho imparato a vivere con più serenità. È riuscito a trovare una via di uscita, viaggiare. Il chiosco è stato preso dalla mia famiglia, da mio papà, che all'inizio era con un altro socio nel 2018, dopo che abbiamo venduto il Quartin, che è stato il nostro ristorante di famiglia per più di 20 anni. Apre a marzo, chiude ad ottobre, e tutto su 2 ore, non c'è nulla di chiuso, quindi fa sembrare anche un po' l'ambiente come fossimo al mare, se vogliamo dirlo così. La gente che viene al chiosco viene perché sa che tutte le volte che arriva trova un ambiente super informale in cui però si sta bene, è un posto di ritrovo, quindi so che quando vengo posso sempre beccare qualcuno e comunque sentire un po' di musica, bere una birra, comunque stando sempre all'aperto durante la stagione bella. When we met, the first time was in Bali, in Ubud. It was so funny because they were talking to everyone, having fun, We had holidays with Selma and we kept saying we will go to Italy when we have holidays, and we had holidays, so we went to Italy. Abbiamo incontrato queste 2 super ragazze francesi, sia io che Sam le abbiamo subito prese in amicizia, quindi siamo stati poi alla fine insieme una settimana tutti e 4, condividendo hotel, scooter, ed era stata una figata. Abbiamo fatto un trekking sul vulcano, sul Mount Batur a Bali, e da lì ci è venuta l'idea a mio Sam, scherzando, di dire dopo gli chiedo di sposarmi ad Agathe, che era la ragazza. Quindi avevo preso un anello e mentre parlavamo io e Agathe di fronte all'alba, la gente ha iniziato a riprenderci e a dire no, gli sta chiedendo di sposarsi, quindi mi sono messo in ginocchio e gli ho chiesto di sposarci, siamo baciati e la gente ha ripreso tutto credendo fosse vero. Actually, we did a fake proposal on top of the volcano. Like, oh my God. I was like the worst actress in the world. And when we went down the volcano, everyone was like, congratulations. And we were like, yeah, So that was fake. Zach è uno che si trova bene abbastanza con tutti, cioè non fa fatica a fare appunto amicizie, comunque una persona che ha tanti amici totalmente diverse. Quando è venuto con le sue amiche, con Agathe, Selma, così,
mai viste, le abbiamo viste per tipo 4-5 giorni e sembrava tipo di conoscere da una vita e dici nel tuo viaggio hai proprio portato te stesso nelle altre persone, le altre persone volevano conoscere ancora di più te stesso venendo a scoprire la tua realtà. In Vietnam alla fine ho conosciuto un sacco di persone che hanno costruito il mio viaggio e oltre al viaggio hanno costruito tutto quello che è venuto dopo. A Phu Quoc, che è l'isola che sono stato dopo che ho lasciato i miei amici a Saigon, ho incontrato Sam, che è stata una figura portante del mio viaggio, è stato un raggio di sole. L'ho incontrato in un momento in cui avevo appena lasciato i miei amici e ho detto mi prendo il mio primo giorno per stare da solo. Regardez comment c'est magnifique. Oh, I'm happy we can see the GoPro. Written by me, huh? I love the shims for all the world, for everyone. Voilà, et là c'est le tatou. I will follow his evolution. Ah, le magie de Bali, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais il était avant moi. Même mind, some mind. Finir le trek de 2 heures. Dans la nuit, là il doit être bientôt 6 heures, bientôt le lever du soleil. E là come Dio, attends. Tipo Sam, no? Mi diceva sempre, venerdì parto. Ma quel venerdì non arrivava mai, cioè rimaneva sempre qua. Ha fatto la Straracconigi, cioè la corsa campestre di Racconigi. Cioè tu dici un ragazzo che è stato in Indonesia per 6 mesi, ha avuto piacere a fare una cosa tradizionale nel paesello, no? Cioè sono venuti qua e quando hanno visto Zach con noi, no? Quindi lo stesso felice, anche se non era in viaggio, hanno detto, minchia, anch'io magari tornerei a casa avessi un ambiente così attorno a me. E i francesi anche loro, sì, domani vado via. E quel domani non arrivava mai. È bello sentirsi a casa alla fine. On est arrivé back to Bali. Avec la familia della famiglia. La fine dei due pazzi in Vietnam è arrivato. Un bacio alla vita in persona. Bisous mon frère, je t'aime. T'emportes avec moi, bisous. Shefood nasce a giugno del 2021, aperto da me con l'aiuto di un super amico che è Enrico. È stata la mia idea da quando avevo 14 anni o 13, forse anche prima. Ho sempre detto che avrei anche io fatto un qualcosa vedendo i miei genitori e in più perché è sempre stata una mia vocazione, no? È stata una evoluzione del fatto che abbiamo preso il chiosco, c'è stata questa opportunità di questa edicola che è situata a 50 metri, sempre sulla piazza. L'abbiamo lasciata in stand-by, non sapevamo se realizzarlo o no. Io poi sono partito per il mio primo viaggio, che è stato in Spagna, facendo il Cammino di Santiago e passando poi 2 mesi e mezzo a Siviglia, questo nel 2021. Cioè lui ne parlava già, lui secondo me ce l'aveva già da un po' quest'idea, prima di partire. E mi ricordo appunto che chiamava suo papà, magari per chiedere consiglio, vorrei fare questo, vorrei fare l'altro, ma secondo te... E dopo quel viaggio lì abbiamo concretizzato che avremmo avuto piacere di fare una taperia, quindi un po' di street food appunto legato alla tradizione anche spagnola. Se io vado da Shefood so che troverò qualcuno. O che magari io arrivo e non c'è nessuno, c'è solo Zach, ma tempo un'ora si riempie. Quanta gente via, vai, viene, si ferma, mangia. Quindi è stato un bel punto per i giovani di Shefood, ti dico la verità, è stato veramente bello. È un posto che a Racconigi proprio l'ha cambiato. Ho capito quanto per le persone che frequentavano il chiosco fosse importante venire al chiosco. Cioè, cavolata, il giorno che abbiamo aperto, tanti dicevano è tornata l'estate, si ritorna a Racconigi a respirare, a vivere. L'ho visto anche tanto nei ragazzi che dicono vengo al chiosco ma perché ci siete voi, che siete simpatici, e c'è proprio un ambiente dove si respira bene e si sta bene. Riesce a far andare d'accordo tutti. Non mi è mai capitato di dire non ho voglia di andare al chiosco, mai.
E nessuno, non ho mai sentito qualcuno dire una cosa del genere. Semplicemente una sera mi è capitato da super ubriaca di scrivergli dove sei? E il giorno dopo lui mi aveva semplicemente risposto chiedendomi di andare al mare o in montagna con lui praticamente dalla domenica al lunedì. Siamo andati insieme al mare in tenda e quello è stato il nostro primo tempo vero e proprio speso insieme. È stato un momento bellissimo, bellissimo. Cioè lì ho trovato una persona super libera, tutto ciò che avevo bisogno e volevo vivere io, che era in linea con quello che da un lato senza saperlo stavo cercando. Cioè non magari in una persona ma in generale nella vita, è semplicemente è arrivato. Giorgia è stata la cosa più inaspettata forse dell'anno, perché appunto pensavo al viaggio da quando sono tornato e senza mai avere nulla che mi ha deviato questo tipo di pensiero. E invece Giorgia è stata la prima che mi ha fatto pensare al viaggio in modo triste, quasi in modo malinconico, no? Ed è stata una cosa bellissima perché non l'avrei mai detto da quando sono tornato ad adesso, per come è stato il mio tipo di percorso, che nulla o nessuno avrebbe mai potuto influenzare questo tipo di idea che avevo di viaggiare. Invece questo mi ha fatto proprio capire che alle volte le emozioni e i sentimenti prevalgono proprio su tutto, quindi non puoi stare a calcolare nulla, perché quando qualcosa deve arrivare, arriva. È solo quello, non è chissà cosa, chissà dove, cioè quelle sono conseguenze, ma e cosa portino. Ed è sempre amore, è sempre gratitudine ogni giorno. È un modo che noi abbiamo di vivere, vicini o no, e io lo so che lui è così. Credo che Giorgia è un'altra molto simile a Zach, per quello che la conosco, ma mi sembra molto simile, con un'esperienza simile di vita e quindi un'autonomia, 24 anni, cioè cose che sono molto simili, sono molto similari. Ho conosciuto Pierre, ci siamo incontrati alla fine di tutto il mio viaggio, quindi gli ultimi 5 giorni di Indonesia. Mi sono trovato in questo nuovo ostello, in un'altra parte di Bali che non ho ancora visitato. E il primo giorno entro, vedo questo ragazzo seduto in piscina con una birra, che mi guarda, proprio mi scruta benissimo la testa a piedi. E poi subito nel tardo pomeriggio invece mi ha raggiunto, mi ha offerto una birra, mi ha detto stasera hai i programmi per cena. Sei dei nostri, allora da lì abbiamo iniziato a far festa. And with him immediately there was that connection and I felt like yes, I love this guy. So now I came from Naples, drove 12 hours towards this guy again to see him again today, and that's only because I really like him and I just want to have good times, good conversations, love, and yeah, get to know each other better and meet his friends, you know, like, yeah, that's it. He's 23 years old, he has his own shop here in Italy. He is making the money, he is doing his shit, he is going to travel the world again, go to India. I think it's an inspiration for people to, yeah, to be like that and just be open and just do other things than other people, because everything is already planned out for everyone, but it's not the life that you need to live. It's like different, you know. There are more things than only work, so yeah. Cioè, ha instaurato un rapporto pazzesco. Quando è tornato che mi ha detto ma ho tipo 250 contatti in più rispetto a quando sono partito, 250 contatti di esperienze di vita differenti. Non è il ragazzo di Cavalermaggiore, Savigliano, Torino, è il ragazzo di Amsterdam, il ragazzo di Bali, il ragazzo australiano. Sono super contento di viaggiare in parte da solo e in parte con tutta la gente che troverò. C'è tanta gente che è venuta a trovare Zach al suo ritorno qua. Cioè con queste persone ha creato un rapporto e anche in lontananza sono riusciti a tenerlo.
Ed è stato bello comunque vederle qui, perché Zac mi ha sempre raccontato magari di loro e poi vedermele lì, capendo davvero chi erano, e poi vedendo Zac quanto era felice mi faceva stare bene, perché dico cazzo, lui è partito per un viaggio, non conoscevo nessuno, ha creato dei legami bellissimi. Sono venuti tutti a Racconigi in questo paesino e ne sono andati via tutti, presi benissimo, proprio perché quello che per me è normale, per loro era anormale, il fatto di avere un paesino che è un'ora dal mare, un'ora dalla montagna, con sto castello gigante dentro del Re d'Italia, e il paesino che tutti si salutano, erano tutte situazioni che nessuno aveva mai vissuto. Quando noi viaggiavamo in Vietnam, la cosa brutta che ci sentivamo noi è che sentivamo le altre persone, conoscevamo inglesi, statunitensi, australiani, tedeschi, e noi eravamo quelli che stavamo di meno in viaggio. Anche se è il primo giorno, ma tanto sai che finisce, non hai il biglietto di ritorno. Non gli interessava tanto la meta. Poteva essere Cambogia, come poteva essere Thailandia, come poteva essere qualsiasi altro posto. Quindi lui ha preso proprio la palla al balzo e ha detto ok, mi butto con voi. Però la cosa che mi butto con voi è che noi avevamo il biglietto di ritorno, lui no. Se l'è proprio studiato il viaggio, appunto prendendo spunto da il nostro viaggio tutti insieme, in cui giorno per giorno prenotavamo le cose, non ci facevamo problemi a dire minchia, ma sono le 5, dove dormiamo stasera? Lui comunque si è trovato in queste cose qua, nell'organizzarsi così al brucio. Quando lui è tornato l'anno scorso, dai 3 mesi che ha fatto di viaggio, è tornato molto cambiato, arricchito nel suo bagaglio culturale di un sacco di cose, e ho notato che ha incominciato a stargli stretto un po' di cose della vita provinciale che facciamo qua. Anche a me stava un po' stretto Racconigi, perché avevo fatto l'università a Parma, avevo conosciuto un sacco di realtà differenti e avevo voglia di conoscerne ancora altre. E quindi ho trovato l'occasione di andare in Marocco 6 mesi a lavorare e ho conosciuto Nadia e lì mi sono innamorato. È stato un amore a prima vista. Io ringrazio Dio di aver fatto un figlio con un uomo così, perché era il padre perfetto per mio figlio. Avevo trovato un uomo con tantissime virtù, con tantissimi valori, con chi veramente mi ha anche permesso di fare un'educazione alternativa. Quando sono arrivata sono stata a casa dei suoi genitori 1 anno, dopo avevamo deciso di andare a convivere. Poi sono rimasta incinta di Zaccaria. Dopo 4 anni ed è arrivato lui. Lì penso che per la prima volta ho sentito che io ho una casa, nel senso sentirmi delle radici sotto piedi, perché lui mi ha fatto sentire che io ho una famiglia, una casa, e quindi lo abbracciavo e visualizzavo tutti i fiori colorati che scendono, perché lui è la mia primavera. Ho cercato di mostrare a Zaccaria la luce della vita, la bellezza della vita. È stato molto maturo perché chiaramente ha detto la libertà di ognuno di noi è sacra, quindi comunque anche questa possibilità di vivere comunque in 2 posti completamente diversi l'ha arricchito fondamentalmente. Poi è chiaro che a livello mamma, cioè non sono lontani così tanto alla fine, quindi basta prendere un aereo e 1 ora sei a Ibiza, è come andare a Torino. Era triste perché ho provocato io quella tristezza, perché ho scelto io di separarmi, ho scelto io di cambiare la mia vita. Ed è una cosa che porto dentro di me, come io so che lui porterà dentro di lui questa cosa qua. Noi non siamo perfetti. Io ho i miei difetti, suo padre ha il suo difetto, come siamo umani tutti. Un'immigrata senza famiglia è
per dirti, all'ospedale quando ero con Zaccaria, veniva Stefano quando finiva di lavorare, veniva a trovarmi, però io non avevo amici né famiglia, non ho visto un appoggio. Io dopo un po' forse avevo capito che non è la mia storia, non volevo invecchiarmi sola. Quando sono venuta qua, una mia amica mi ha detto c'è un greco che vende vestiti nel mercato hippie, ha bisogno di una che li fa 2 o 3 ore. E sono tornata a casa, l'ho raccontata a Zaccaria e mi ha detto mamma, perché non vai in India e compri la roba e vai a vendere a Ibiza? Guarda cosa ha fatto lui nella mia vita. Io non sono qua, è la mia scelta, questo l'ha scelto mio figlio per me. Lui a 16 anni ha fatto il suo primo viaggio da solo, cioè andava in giro a 14 anni senza dover tornare a casa per forza a quell'ora. Gli dice le cose come stanno ed è sempre funzionato così il nostro rapporto. E quindi, chiaro, un genitore deve anche saper accettare, perché non sempre è facile accettare dei figli, però abbiamo sempre ragionato sulle cose e cercato di capire. Io da genitore ho sempre spiegato, ho sempre cercato di dire cos'era per me giusto o sbagliato. Tutte le volte come ringrazia me, ringrazia sua mamma, perché l'abbiamo abituato a essere libero, tra virgolette. Prima lezione di surf avec le frérot, c'est parti comme il est. Vous devez tenir comme madame. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto con me in questo nuovo video con mio fratello Osama alla scoperta delle cascate di Ubud. Le cascate di Ubud. Alba, the best player of Indonesia. Playing for my country. Yeah. Quando è tornato ha fatto vedere proprio se stesso, ecco. Ha visto determinate cose che gli hanno fatto capire che tante cose erano cavolate. Per quello che sto cercando di fare io è cercare di avere il più tempo possibile libero per capire cosa piace a me, cosa vorrei fare nella vita, anche perché non ho ancora provato tutto. Ma il viaggio è il modo più semplice per avere il punto di vista in 360, per cercare di capire e avere più opportunità per fare quello che mi piace. Cercare di raggiungere uno scopo che alla fine non esiste. È proprio il fatto di dire sempre ho un nuovo scopo e mai lo stesso per un lungo tempo. Bisogna imparare, secondo me, nella vita a essere un po' più come lui, a dire voglio fare una cosa, la faccio, voglio andarmene, me ne vado, dire voglio scoprire, voglio andare alla ricerca di nuove cose, non è un solo il ragazzo che viaggia, che fa... Cioè, mi piacerebbe tanto vivere la sua vita. Grazie a lui ho imparato a vivere con più serenità la vita e dire ok, quello non va, vaffanculo. È proprio una persona libera, perché una persona libera ha il mondo davanti a sé, non ha muri, ok? Non ha paletti. Non posso camminare lì perché se cammino lì mi faccio male. O se cammino di qua vado bene. Quel ragazzo libero da tante cose. Tutti mi chiedono ma come fai a lasciarlo partire? Ma io sinceramente ho fiducia in lui e credo che sia pronto per poter viaggiare da solo. I ragazzi degli altri paesi lo fanno molto prima. Quindi credo che noi italiani siamo un po' indietro su questa cosa. Tutti hanno paura. Tu esci e sembra che ti sta per succedere qualcosa da un momento all'altro. No, il mondo è un mondo sicuro, non ti succede niente. Vai che andrà tutto bene. Si
Sicuramente il legame che ho con Zach non si può descrivere, quello te lo posso dire. È troppo particolare, troppo bello. A distanza di un anno sono di nuovo qua per andare a ricercare più o meno la stessa cosa, ovvero la gioia di vivere che le persone sprigionavano più che altro, perché il viaggio non è andare a ricercare un posto, i posti davvero possono essere tutto o nulla in base a, credo, ai sentimenti e alle emozioni che provi in quell'istante. Ah, qua non gira più? So davvero che lascio un botto di cose, ma sono un sacco di cose che so che non hanno bisogno di essere attaccate a me per continuare. Sono persone che so che quando dovrò ritroverò, e gli oggetti invece sono solo oggetti, quindi che sia la macchina, che siano oggetti, è veramente tutto superfluo. E la cosa è sempre lasciare un po' gli amici o i parenti, tutto, ma appunto non lascio nulla, anzi ci salutiamo solo un attimo e ci rivedremo super presto con tutti.